Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro all'interno di questa Jeep Renegade il sistema infotainment Uconnect di questa Jeep. Vi ricordo, per un discorso di onestà, che tutto quello che vedete su questa vettura, nonostante il titolo sia Jeep Renegade e Jeep Compass, in realtà è uguale anche sulla Compass. Infatti, non so se avete già visto il nostro video tecnico sul motore termico e elettrico di queste vetture, vi lascio il link in basso e le schede, il link nelle schede qui in alto a destra, oltre che il walk around di Carlo sempre in basso e qui in alto a destra. E niente, adesso vi mostro un po' la tecnologia di bordo di questa vettura. Allora, faccio una premessa mentre accendo l'auto. Allora, abbiamo uno schermo da 8,4 pollici e uno da 7 pollici qui davanti a me, davanti al guidatore, insomma. Faccio anche un'osservazione in realtà. In un mondo in cui tutte le auto, insomma, di un certo livello, hanno più schermi che tasti, questo va un po' al contrario. Ok che abbiamo due schermi, però molte di queste cose qui, molte di questi tasti, molte di queste informazioni sono analogiche. Può essere positivo, può essere negativo, in realtà quello dipende da persona a persona, però per esempio ci sono un sacco di tasti per la radio, tasto per il clima, tutti i tasti qui per le varie funzioni di guida, tasti per l'aiuto alla guida un po' qui e un po' qui. È un poco ergonomico, diciamo poco ergonomico, anche perché molti di questi tasti possono essere replicati sul sistema infotainment. Allora parliamo appunto del sistema infotainment. Abbiamo la schermata, diciamo, principale, che è UApps, in cui ci sono tutte le applicazioni che abbiamo. Posso anche andare a spostare, vedete, come nei telefoni, vado a spostarle, e abbiamo tutte appunto le applicazioni, che poi alcune, quelle più importanti, sono replicate qui. Partiamo dalla radio. Abbiamo radio AM, FM e DAB. Ok, vedete, ci possono anche essere dei memorizzati, e possiamo scegliere la radio, quindi radio freccia, RTL e compagnia bella. Tra l'altro possiamo scegliere qua l'audio, come impostare il fader, i bassi, l'equalizzatore, vedete, regolazione del volume in base alla velocità. Inoltre c'è uno shortcut, diciamo un'abbreviazione verso la mappa, vedete, clicco qui e va automaticamente sulla mappa una piccola finestrella, perché magari c'è un'uscita, non so dove uscire, e c'è una piccola finestrella qui. La prossima applicazione è Media, quindi abbiamo, non ho nessun dispositivo collegato, vediamo se ci fa vedere l'interfaccia. Ecco, infatti, abbiamo USB 1, USB 2, AUX, Bluetooth, c'è sempre qui lo shortcut della mappa, e come potete vedere qui sicuramente mi usciranno il nome della canzone, l'album, e poi posso scegliere qua ripeti o shuffle. Qui posso sfogliare una serie di informazioni, e anche qui ho l'audio che mi permette di andare a impostare tutte le varie impostazioni appunto della vettura a livello audio. Poi abbiamo clima, come ho detto prima, anche qui c'è replica i tasti qua sotto, quindi forse non avrei utilizzato questo sistema doppio, avrei usato soltanto i tasti perché ci sono. Però anche qui possiamo scegliere appunto l'aria condizionata massima, vedete funziona, il ricircolo dell'aria automatico, per sbrinare i vetri anteriori e posteriori. Qua scelgo se temperatura di aria calda o aria fredda, qua le ventole, e insomma qua si spegne poi il clima. Qua l'abbiamo già visto, UApps. Andiamo sulla navigazione. La navigazione è gestita da TomTom, infatti se avete un TomTom l'interfaccia è quella. Qua ci permette di modificare l'angolo di visuale, più e meno ovviamente è per lo zoom. Vediamo, pinch to zoom, forse funziona, ma sì, non è molto reattivo. E questi quattro puntini servono ad andare nelle impostazioni, quindi posso andare su cerca, posso andare sulle mie posizioni preferite, i parcheggi, stazioni di servizio, TomTom. Non è molto, diciamo, non è fluidissimo come sistema, però, cioè, non devo fare così, perché vedete mi entra nelle impostazioni, ma devo semplicemente andare a cliccare sui tasti. Non è il massimo, diciamo così. Quindi ecco, vedete tutte queste informazioni. Tra l'altro una cosa buona è che oltre ad avere le stazioni di servizio abbiamo le stazioni di ricarica, quindi mi permette di vedere
tutte le sezioni di ricarica in zona, anche se non ne ha quest'auto realmente bisogno dell'emergenza, diciamo, di questa fretta o ansia da colonnine elettriche. Navigazione TomTom funziona bene, insomma è una tipica navigazione TomTom, anche se adesso non tutti utilizzano questa funzione, perché ovviamente con il telefono, anzi con Android Auto e Apple CarPlay, che dovrebbero essere questo qui, come vedete, ora non è connesso a nulla, mi permette di chiaramente utilizzare Google Maps o Apple Maps, che da un lato non dico che sono migliori, ma sicuramente non ho l'onere di poi pagare un tot per aggiornare l'applicazione e così via. Ora, telefono non c'è nulla, non è ricevuto nessun telefono, quindi vediamo l'interfaccia, se ce la fa vedere. Vediamo se funziona così. No, serve per forza l'interfaccia. Però l'avete intravista, quando vado a cliccare l'avete intravista. Ah, ok, perfetto, si è sbloccato, perdonatemi. Allora, abbiamo ricomponi, fine, quindi permette di comporre il numero telefonico. Abbiamo anche qui i preferiti, funziona un po' come la radio. Poi questo per ricomporre l'ultimo numero, questo per riagganciare, componi per comporre il numero, recente, la rubrica, gli sms perché fanno anche gli sms, e anche qui le impostazioni, quindi i telefoni registrati, i supporti audio registrati e i dispositivi da aggiungere, comunque la lista di tutti i dispositivi. Ok, tra l'altro non so se avete notato, vedete qui in alto c'è 4G, perché all'interno di quest'auto troviamo appunto il 4G che, tornando nell'applicazione, c'è il tasto Wi-Fi, mi permette di configurare l'hotspot Wi-Fi dell'interno della macchina, quindi una soluzione davvero molto molto comoda. Poi abbiamo qui impostazioni con una serie di impostazioni della vettura, vedete ora e data, unità di misura, porte sblocco, porte blocco porte, freni, luce, audio. Vediamo su freni per esempio l'auto park brake, oppure nelle luci abbiamo luci abitacoli, sensore fari, ritardo spegnimenti fari e così via. Insomma, questo è tutto quello che diciamo è per quanto riguarda questo lato dell'infotainment. Una cosa diversa che manca alle altre vetture è questa applicazione, che io personalmente forse la metterei, ecco, qui, glielo cambio gratuitamente questa cosa, perché è importante, perché ho bisogno di sapere quant'è la carica della vettura. Tra l'altro adesso stiamo consumando energia per fare questo video e mi hanno appena detto il sistema di navigazione, quindi vado su ibrido, abbiamo, vedete, il livello di batteria 27% e abbiamo un tempo massimo di carica 8 ore e 32 minuti, un tempo minimo 1 ora e 54 minuti, dipende sempre da come andiamo a ricaricare la vettura. Poi tra l'altro abbiamo, ecco, i save, quindi se risparmio batteria o ricarica batteria, come vi ho detto nel video precedente, possiamo programmare la ricarica e cronologia di guida, quindi ci fa capire la distanza percorsa in elettrico o motore termico, la rigenerazione, quanto è stato recuperato, e inoltre abbiamo anche il sistema del flusso di potenza. Qui appunto abbiamo il motore, diciamo i kilowatt del motore, il kilowatt della batteria e il clima, quanto poi effettivamente durante la marcia si va a consumare. Finita questa pagina, andiamo a vedere i 7 pollici qui davanti. Questo schermo a 7 pollici è comandato dai tasti qui sul volante, si comanda con questi tasti qui. A proposito di tasti, qui abbiamo il tasto per le chiamate, quindi per, vedete, per insomma, aprire una chiamata, chiuderla, per i comandi vocali, mentre qui per settare tutto il discorso del cruise, dell'imitatore, e anche qui degli aiuti alla guida, quindi questo è il cruise control adattivo. Tra l'altro ci sono anche qui alcuni tasti per i controlli, scusatemi, per gli assistenti alla guida, ma veniamo a questo display. Allora, il display è 7 pollici. In realtà non condivido al 100% questo sistema, perché come vedete è un ibrido. Abbiamo questa parte a sinistra dove vedete l'ombra del mio dito, dove fa vedere i giri del motore, mentre a destra, qui, vediamo la carica della batteria. Vedete c'è il charge, quindi quando si sta caricando, e il power quando stiamo utilizzando la batteria. Certo, è un discorso a gusto, io probabilmente avrei preferito eliminare queste
questi elementi analogici e sostituiti con degli elementi digitali, però magari chi si compra quest'auto che è abituato ad avere un fuoristrada con tutte queste lancette, che non so se vi ricordate ai tempi, con l'inclinazione, il rollio, il beccheggio, forse magari c'è chi piace. Mi piace anche a me perché comunque le informazioni principali sono su questo display, però forse avrei fatto, diciamo, tutto display. Allora, dicevo, si comanda dai tasti qui. Allora, vedete, per esempio, qua mi dà in alto a sinistra, qui, mi dà pagina 5, qui abbiamo pagina 4, pagina 3, pagina 2, pagina 1. Pagina 1 è il tachimetro, che è la parte, diciamo, più importante per sapere a quanto stiamo andando. Poi abbiamo le informazioni del veicolo, quindi ora giro, qua abbiamo sui pneumatici, poi abbiamo la temperatura, sempre la temperatura dell'olio, la batteria, quanti volt sta andando, questo in generale da quanti giorni il service, insomma fra quanti giorni o comunque fra quanti chilometri, e torniamo qui alle informazioni dei pneumatici. Poi abbiamo il driver assist, quindi qua tutte le varie informazioni di guida assistita. Poi abbiamo l'economia del carburante, quindi ci fa capire l'autonomia totale, il consumo istantaneo, il consumo medio e via. E le informazioni dell'ibrido, quindi autonomia residua, l'autonomia totale. Poi abbiamo quanto sto frenando e quanto sto accelerando per gestire l'efficacia. Poi abbiamo la carica e la potenza, quindi quanto stiamo caricando e quanto stiamo diciamo, utilizzando la potenza della batteria. Questo è il drive mode che al momento non è disponibile perché l'auto è chiaramente spenta. E poi abbiamo, ecco, il trip, quindi ci dice il trip in elettrico, il trip in ibrido, il trip totale, vedete? Poi abbiamo le informazioni sui media, in questo caso c'è la radio, ma altrimenti ci sarebbero stati USB o AUX. E poi, vabbè, degli avvisi, in generale ora siamo fermi, quindi ed è scarico, quindi mi dice velocità veicolo potrebbe essere limitata perché dobbiamo ricaricare. E poi ci sono le impostazioni del display che vado, insomma, come vedete, a impostare molto semplicemente. Poi 10 l'impostazione del veicolo. Premo ok, posso impostare il display, la sicurezza, vedete? Volume degli avvisi, per esempio, oppure il display, vedi telefono, vedi navigazione, vedi telefono, quindi quello che vogliamo. E poi riparte dalla prima pagina. Beh, come vi ho fatto vedere appunto in quest'auto, la tecnologia c'è, è presente, non è ad altissimi livelli, non è tremendamente tecnologica come altre vetture, ma comunque è giusta, cioè è una tecnologia giusta, soprattutto necessaria per la vita di tutti i giorni o comunque per l'utilizzo giornaliero della vettura. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, mettere un mi piace se vi piace, commentare anche se vi piace questo video e se volete trovarci su tutti i social basta cercare wedrive.tv.